C'è stato un tempo in cui questo suono voleva dire una sola cosa: estate. 3-4 colpi, l'acqua andava sotto pressione e poi il silenzio. Pomeriggi spensierati, asfalto rovente e una calma solo apparente. Noi tutti appostati dietro le auto parcheggiate con un unico obiettivo: colpire e non essere colpiti. Era molto di più di un giocattolo, era uno stile di vita, era un temibile superpotere. Un oggetto che rappresenta la grande avventura di un uomo, dalla folle inventiva e anche da una strana ossessione. Oggi racconteremo la storia di un errore da $1 miliardo. Racconteremo di discutibili strategie di marketing, divertimento e soprattutto tanta, anzi tantissima, acqua. Questa è l'incredibile storia del Super Liquidator. Per capire da dove inizia la storia del Super Liquidator, dobbiamo riavvolgere il nastro della storia fino al 1949 e trasferirci a Mobile, in Alabama. Proprio qui viene alla luce il primo protagonista della nostra storia, Lonnie Johnson. Suo padre è un veterano della Seconda Guerra Mondiale, fa un sacco di lavori, tra cui l'autista alla base aerea della città. E la prima cosa che insegna a suo figlio è come funziona la corrente elettrica. Vuoi mai che forse si troverà un lavoro? Ed effettivamente il piccolo Lonnie si dimostra sempre molto attento sull'argomento, anche se non nei modi in cui sperava suo padre. A casa infatti smonta qualsiasi cosa gli capiti sotto mano, prima i giocattoli dei fratelli e poi anche gli elettrodomestici. Un giorno il nostro Lonnie prova a fabbricare addirittura un rudimentale razzo spaziale utilizzando i fornelli di casa, esperimento che, chissà perché, non funziona, ma per poco non dà fuoco all'intera casa. Diventa famoso nel quartiere con un epiteto scherzoso: il professore. Un professore pazzo, completamente folle. Malgrado sia un pericolo pubblico, per fortuna riesce a convogliare tutta la sua energia negli studi e diventa quello che in gergo tecnico possiamo definire un vero secchione. Frequenta una scuola per soli studenti di colore, dove per un concorso di scienza costruisce nel garage di casa l'Inex. E voi direte: ma che cos'è questo l'Inex? È semplicemente un robot alto 1,20 m, azionato ad aria compressa, in grado di muoversi su ruote e girare le braccia, tutto costruito con dei rottami trovati in casa. Con il Linux partecipa addirittura alla fiera scientifica dell'Università dell'Alabama. Alla fiera lui è l'unico studente afroamericano presente e vince addirittura il primo premio. Ma quello, amici, è soltanto l'inizio. Lui si laurea in ingegneria meccanica, ottiene un master in ingegneria nucleare, viene assunto al Laboratorio Nazionale di Oak Ridge, dove lavora per l'aeronautica militare, ma per lui questo ancora non è abbastanza. Nel 1979 entra addirittura al Propulsion Laboratory della NASA, quella dei razzi per lo spazio, e lui, come abbiamo capito, c'ha la fissa dei razzi, no? Lì il nostro protagonista lavora alla missione Galileo, la sonda che deve attraversare mezzo sistema solare per andare a studiare Giove. Nei primi anni '80 Lonnie è uno degli ingegneri più qualificati d'America. Ha un lavoro di spicco che lo fa vivere più che dignitosamente in una villetta in periferia con moglie e figli. Ma nella sua vita c'è qualcosa che però non torna. Certo, a lui piace il suo lavoro, ma vorrebbe fare qualcosa per migliorare la vita delle persone nel concreto. Vuole creare qualcosa che possa chiamare veramente suo, un po' come il Linux, il robot maggiordomo fatto con i rottami a casa. Quindi, di giorno lavora alle sonde spaziali e ai razzi, mentre di notte si chiude nel suo garage e lavora a un progetto segreto. Ma di che progetto stiamo parlando? Beh, niente di particolarmente entusiasmante. Stiamo parlando di una
pompa di calore. Lonnie vuole risolvere un problema abbastanza comune. All'epoca sia i frigoriferi che i condizionatori vanno a freon, un gas dannatamente efficiente, ma con la brutta abitudine di mangiarsi ozono che è essenziale per la vita sulla Terra. Lonnie vuole costruire una pompa di calore che funzioni con la sostanza più comune e innocua che esista. Vuole farlo funzionare ad acqua. E lui ne è convinto, quella sarà la sua grande invenzione per il benessere dell'umanità. Ecco perché una sera nel 1982 lo troviamo chiuso in bagno a rifinire gli ugelli della sua invenzione. E mentre sta armeggiando con una pompa sotto pressione, un getto parte fortissimo, finendo nella vasca da bagno. Lonnie rimane immobile, ragionando su quello che era appena successo. La sua mente di ingegnere corre veloce. Ok, stava cercando di fare una pompa di calore, ma quello che davvero aveva creato potrebbe essere una grandiosa, potentissima pistola d'acqua. Mosso da questo pensiero, Johnson raccatta un po' tutto quello che trova in casa che gli può tornare utile e si mette al lavoro. Plexiglass, tubi in PVC, guarnizione e poi anche lei, una bottiglia di plastica da 2 litri, di quelle delle bibite, perché gli servirà come serbatoio. Il risultato è proprio una pistola che spara un getto di acqua pressurizzata a quasi 12 metri di distanza. Ora è utile fare una piccola precisazione. Di pistole d'acqua negli anni '80 ne esistono e ce ne sono parecchie in commercio, ma quella di Lonnie è davvero diversa. Una pistola d'acqua normale, infatti, funziona come una siringa. Premi il grilletto, spingi uno stantuffo, esce dell'acqua. Una spinta, un colpo, festa finita. Lonnie Johnson, PhD, ingegnere della NASA, invece ha avuto il colpo di genio. Separare l'acqua dall'aria. Quando pompi, infatti, non stai sparando, stai comprimendo aria dentro una camera chiusa e quando premi il grilletto non spingi niente. Apri solo una valvola. È l'aria compressa, quella che hai accumulato prima, a fare tutto il lavoro. Lo vogliamo dire? E va bene, diciamolo. La pistola di Lonnie è un miracolo della fluidodinamica. Gli dà anche un nome a prova di bomba: Pneumatic Water Gun, pistola ad acqua pneumatica. Vabbè, è pur sempre un ingegnere, no? Certo, però, come ogni nuova arma, occorre collaudarla. Lonnie chiama quindi sua figlia, le mette in mano la pistola e la incita a sparare. Lei è titubante, però preme il grilletto, inondando il padre di acqua fresca. E mentre guarda sua figlia scoppiare a ridere, un pensiero fa capolino nella mente dell'inventore. Quella pistola è divertente e sicuramente si può vendere. In poco tempo, infatti, la pistola di Johnson viene contesa da tutti i bambini del quartiere e Lonnie si affretta a brevettare la sua invenzione, impaziente ad iniziare ad incassare per poi dirottare il ricavato su invenzioni un po' più, dignitose. Il brevetto è datato 1982, ma come vedremo le cose andranno parecchio per le lunghe e metteranno in serie difficoltà il nostro protagonista. Una volta brevettata la pistola, serve produrla su larga scala. Johnson quindi chiede un preventivo ad un'azienda per la produzione di 1000 pistole e la risposta è scioccante. Solo per produrle servono $200.000. A quanto pare non è molto semplice ricreare quel miracolo della fluidodinamica. Ma qui Lonnie fa un errore un po' da principiante. Lui dice: cavolo, $200.000 per 1000 pistole equivale a $200 a pistola solo per andarci in pari, solo per produrle. Non le comprerà mai nessuno. Ma in realtà a costare così tanto sono gli stampi che devono essere fatti ex novo. Poi con quegli stampi si possono creare migliaia di pistole, abbassando sempre di più il costo per singolo pezzo. Ma Lonnie a questo non ci pensa e fa un errore fatale, ma che forse gli salverà anche la vita commerciale. Ma non corriamo troppo. Lonnie, oltretutto, non ha $200.000 da investire e comincia un lungo pellegrinaggio alla ricerca di un partner e da buon ingegnere si rivolge non alle aziende di giocattoli, ma ai fabbricanti di armi. Compagnie che non hanno la benché minima intenzione di investire in una pistola d'acqua. Alla fine, dopo anni di tentativi, finalmente scrive alla Hasbro, il colosso dei giocattoli. La Hasbro, dall'alto del suo fiuto per gli affari, liquida l'idea di una pistola d'acqua.
Perché le pistole d'acqua sono roba già vista, niente di interessante. Per 7 anni Lonnie prova a piazzare il suo brevetto senza successo. 7 anni! E se ci pensiamo, questo è un po' strano. Come mai nessuno riesce a rendersi conto della miniera d'oro che quell'idea rappresenta? Se volete sapere il mio parere è perché molto semplicemente nessuno delle persone che Lonnie ha intervistato e Lonnie stesso era un bambino. Lonnie spiega la sua pistola come la può spiegare un ingegnere: fluidodinamica, pressione, stantuffo, pompa, ugello. La Hasbro ha già delle pistole d'acqua nel suo catalogo. Invece un bambino che ci gioca con la pistola di Lonnie se ne accorge subito della differenza. Ma se lo deve spiegare un ingegnere in una sala riunioni, sembra una pistola uguale a tutte le altre. Certo, 7 anni sono tanti e possiamo immaginare che Lonnie non dovesse neanche avere a che fare con la burocrazia italiana. Oggi, se tu hai un'idea, parte della tua energia è dedicata a quello, alla burocrazia. Da oggi però Phenom, che è anche lo sponsor che ha reso possibile questo video, vi può dare una mano sotto questo fronte. Phenom è un conto business all in one, pensato per gli imprenditori, freelance, aziende in crescita e piccole e medie imprese. Un'unica piattaforma che elimina la frammentazione tra gestione delle finanze, fatture, contabilità e adempimenti fiscali. In 2 parole è semplice e veloce. Apri il conto e ottieni un IBAN italiano in 24 ore. Emetti carte virtuali in pochi secondi. Ottieni cashback fino al 3% su ogni pagamento e paghi F24, pago PA, MAV e RAV direttamente dall'app. E adesso è il momento più conveniente per aprire un conto su Phenom. Una delle funzioni che io trovo più utili è sicuramente il riconoscimento automatico delle ricevute tramite foto per velocizzare tutta la riconciliazione contabile. Per un team come il nostro, che spesso fa trasferte per intervistare i nostri ospiti, tenere traccia di tutte le spese è una cosa che porta via molto tempo. Tempo che con Phenom voi potete dirottare sulla vostra idea. Se la tua idea sta aspettando da tempo che tu liberi un po' di energia, prova a dare un'occhiata a Phenom. Il link è in descrizione e anche nel primo commento. Ma torniamo al nostro Lonnie Johnson. Dove eravamo rimasti? Ah sì, 7 anni di porte in faccia. Un tempo piuttosto lungo, no? Voi avreste continuato? Scrivetemelo nei commenti e se questi video vi piacciono, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per voi è gratis, ma ci date una mano a continuare a produrre questi video. E se state guardando il video dalla televisione, potete inquadrare questo QR code per potervi iscrivere comodamente dal vostro telefono. Comunque, tra un rifiuto e l'altro si arriva al febbraio del 1989 e siamo a New York, alla Toy Fair, la fiera del giocattolo più importante del mondo. Il vero momento di svolta della nostra storia. Tutte le aziende alla fiera presentano le loro novità. Lonnie non conosce nessuno e si aggira per la fiera con la sua valigetta cercando una persona con cui parlare. Passano le ore, ma non succede assolutamente nulla. Finché, durante una pausa caffè, un agente di commercio gli propone di andare a parlare con la Larami, un'azienda di giocattoli di Filadelfia. So cosa state pensando, ma questo qui ha girato 7 anni andando da tutte le aziende di giocattoli e di armi e si è perso questa Larami? Forse dobbiamo prima capire che cos'è la Larami. È una piccola azienda di Filadelfia che fa giocattoli, come dire, di scarsa qualità, roba da vendere al tutto a €1, non proprio il posto in cui tu vuoi andare a proporre un miracolo della fluidodinamica, no? Vabbè, Lonnie non ha più niente da perdere, è disperato, ci va a parlare e combina un appuntamento a Filadelfia per il marzo dello stesso anno. Lonnie Johnson si presenta a quell'appuntamento con la sua valigetta e nella reception della Larami aspetta per quasi un'ora prima che lo facciano entrare in una sala riunioni piccolissima. E Lonnie è teso più di una corda di violino, immaginatevelo, è stanco, è arrabbiato, disilluso, lui non si aspetta assolutamente nulla da quell'incontro, non ha neanche voglia di fare la sua presentazione standard. Lui entra nella sala riunioni e senza neanche aprire bocca come un cowboy d'antologia, estrae la sua pistola, pompa e spara. Un getto potentissimo attraversa la stanza. Il presidente della Larami lo guarda sconvolto e poi dice l'unica parola che riesce ad articolare. Wow!
Lonnie si gira verso il presidente di quell'azienda sgangherata. Era bastato così poco? Niente presentazioni dettagliate? Niente fluidodinamica? In meno di 5 minuti si ritrovano seduti a quel tavolo discutendo le varianti speciali e le colorazioni particolari. A fine giornata è già pronto un contratto. Alla Larami sono abituati al risparmio e arriva anche l'idea decisiva per la commercializzazione. Fare la pistola di Lonnie, come abbiamo capito, costa molto, ma se per il serbatoio noi si usasse proprio quello che ha usato Lonnie per il suo prototipo, ovvero una bottiglia di plastica già in commercio, gli stampi esisterebbero già e costerebbe pochissimo tenerle. Certo, andrebbe cambiato come minimo il nome. Ci vogliono a malapena 2 mesi perché la pistola di Lonnie arrivi nei primi negozi. Costa la bellezza di $10 quando una normale pistola d'acqua costava $1. E il nome scelto è Power Dretcher, che si potrebbe tradurre con la doccia potente. Nell'entusiasmo generale viene lanciata sul mercato e dopo 7 anni immaginate l'attesa di Lonnie. Purtroppo non ottiene i risultati sperati. In realtà qualcosa vende, ma non benissimo, almeno non bene come tutti si aspettavano. Dopo 1 anno sembra un vero e proprio buco nell'acqua. Tant'è che nel 1991 la Larami decide di tentare un'ultima grande campagna. Rilancia tutta la linea con un nuovo nome e una campagna televisiva nazionale. Sta per cominciare l'estate e sulle TV di mezza America compare il Super Soaker. E amici, è un delirio. Il nome Super Soaker nasce in una conversazione tra Lonnie Johnson e il presidente della Larami. Lo inventano insieme parlando in una stanza e anni dopo Lonnie si maledirà per non aver messo nel contratto anche le royalties legate al nome. Ma quanto ha guadagnato da questa pistola? Il contratto tra Lonnie e la Larami prevede una licenza sul brevetto, alla quale veniva corrisposta una commissione dal 3 al 5% per ogni pistola venduta. E voi mi direte, ma quante pistole hanno venduto? Beh, nel solo 1991 vengono venduti oltre 20 milioni di Super Soaker, trasformandolo nel giocattolo più venduto d'America, garantendo una buonissima rendita anche al nostro protagonista che finalmente stava ottenendo il premio per i suoi sforzi. Ma quando è che il Super Soaker arriva in Italia? Beh, in realtà il Super Soaker non ci arriverà mai, almeno non con questo nome. In Italia infatti c'è un'azienda che sta facendo fortuna importando e vendendo giocattoli di successo negli Stati Uniti, cioè giocattoli che hanno avuto successo negli Stati Uniti, lei li importa e li vende in Italia. Si tratta della Jig, che appena vede le pubblicità e soprattutto i dati di vendita del Super Soaker, ma non aspetta altro. Tra l'altro, la storia della Jig è una di quelle che ci piacerebbe molto raccontare su questo canale. Se vi interessa, scrivete Jig nei commenti. Ovviamente la Jig capisce subito che il Super Soaker è un ottimo prodotto per le estati italiane, ma ha un unico grande problema: il nome. Che diavolo vuol dire Super Soaker? Serve qualcosa che evochi l'acqua, che sia quantomeno italico. Ed è proprio negli uffici della Jig che nasce l'oggetto del desiderio di milioni di ragazzi e di ragazze: il Super Liquidator. Super Liquidator, che ovviamente è un nome magnifico, perché rievoca Terminator. Fantascienza in quegli anni andava alla grande e poi si capisce subito cosa fa il Super Liquidator, cioè una parola che, come vedremo, diventerà di uso comune. Gli spot della Jig puntano tutto sul modello 50, quello medio, quello più venduto in America. La Jig importa in realtà tutta la linea, creando una vera e propria gerarchia sociale da cortile. C'era il Super Liquidator 30, quello che possiamo definire da fanteria, poi c'era ovviamente il Super Liquidator 50, il modello classico e più diffuso, e poi c'erano i Super Liquidator 100 e il 200, quelli più da ricchi. E poi amici c'era lui, il Super Liquidator 300, il vero santo graal, enorme, dotato di tracolla per sostenerlo, serbatoio gigante e uno zaino opzionale, che si presentava in cortile con il Super Liquidator 300. Lui non giocava una battaglia d'acqua, lui stabiliva una dittatura liquida. Troppo?
Non credo. È stimato che nei primi 3 anni dal lancio la Gig abbia distribuito in Italia oltre 2 milioni di Super Liquidator, creando un tesoretto niente male per l'azienda italiana, che però non ha saputo sfruttare nei decenni successivi. Ma questa, se volete, è un'altra storia. Ma non ci stiamo dimenticando qualcuno. Che fine ha fatto il nostro Lonnie? Con l'accordo della Larami diventa ricco e, ironia della sorte, proprio quella Hasbro che aveva rifiutato la sua idea andrà a comprare proprio la Larami, stipulando altri accordi con l'inventore. Lonnie Johnson è anche il responsabile dell'arrivo sul mercato delle pistole ad aria compressa Nerf, giusto per dirne una. Nerf che poi si ingloberà anche il marchio Super Liquidator. E sapete qual è la parte più interessante e, se vogliamo, anche più poetica? Che Lonnie ha davvero dirottato tutto quello che ha guadagnato su 2 istituti di ricerca a suo nome, dove si cercano davvero soluzioni per il benessere della collettività. Sì, amici, stiamo ancora parlando di quella pompa di calore da cui tutto è cominciato. Un Lonnie che recentemente si è anche scontrato apertamente e in modo duro con la Hasbro. Infatti nel 2013 si accorge che l'azienda stava facendo un po' la furbetta, stava pagando molte meno royalties rispetto a quanto pattuito. Lui gli fa causa, vince, e sapete di quanto ha dovuto risarcire la Hasbro il nostro Lonnie? Gli ha dovuto dare 72 milioni di dollari. Niente male, no? E chissà se con questi soldi si riuscirà finalmente a creare quella pompa di calore. Purtroppo la storia del Super Liquidator, ma in particolar modo del Super Soaker, non è del tutto positiva. È pur sempre una pistola giocattolo. Nel 1992, infatti, l'arrivo di questo giocattolo ha un po' enfatizzato dei problemi che erano già presenti nella società americana, in particolar modo nel loro rapporto con le armi. Il 29 maggio del 1992, infatti, a Boston un ragazzo di 15 anni viene purtroppo ucciso durante una battaglia d'acqua tra 2 gruppi di coetanei. Ovviamente non è stato un Super Soaker ad ucciderlo, ma una pistola vera estratta dalla fuga del momento da uno dei partecipanti. E nelle settimane successive, sempre a Boston, una donna e suo figlio verranno colpiti da un'auto in corsa con un Super Soaker riempito di candeggina. Il sindaco di Boston di allora, Raymond Flynn, scriverà direttamente ai negozianti chiedendo di togliere il Super Soaker dagli scaffali. Molti, spaventati da questi avvenimenti, obbediranno, ma non tutti. E indovinate un po' che cosa è successo? Nei negozi che continuarono a venderlo diventerà impossibile tenerlo in magazzino, perché andranno a ruba. Come spesso accade, bandire qualcosa non è altro che un modo per renderla ancora più desiderabile. Al netto di questi episodi drammatici, il Super Liquidator è stato un oggetto che è diventato il simbolo di una generazione. Io purtroppo non l'ho mai posseduto e vi dico la verità, volevo comprarlo in occasione di questo video, ma la sua fama apparentemente continua ancora oggi. Nella prova comunque il fatto che ho provato a comprarne uno per realizzare questo video, ma l'ho provato a cercare, ma hanno dei prezzi davvero proibitivi. Cioè, ci deve essere un mercato di collezionismo davvero folle dietro al Super Liquidator. Super Liquidator che però si trova ancora nei negozi, ma non ha più nulla a che vedere con l'originale. Infatti il nome Super Liquidator ha subito quello che in marketing si chiama volgarizzazione del marchio. È diventato un po' una parola di uso comune, quindi altri brand di giocattoli lo usano senza avere niente a che fare con l'invenzione di Lonnie. Ma comunque la prossima volta che vedrete una pistola d'acqua con una pompa e sentirete quel rumore, 3-4 colpi e poi il silenzio, ricordatevi che quello è il suono di un esperimento riuscito, solo che non l'esperimento che l'inventore stava cercando di ottenere. Per approfondire le nostre storie, mi raccomando, guardate in descrizione, dove troverete il link al nostro podcast Spotify Storie di Brand, in cui troverete centinaia di altre storie narrate come se fossero dei piccoli film solo audio. In descrizione troverete anche tutti i link per approfondire, tutti gli altri nostri canali per rimanere aggiornati e soprattutto il link al nostro sponsor di oggi, Phenom. Per oggi è davvero tutto, mi aspetto nei commenti i vostri ricordi con il Super Liquidator, se lo avete avuto o non lo avete avuto come me. Un abbraccio dal vostro Max Corona.